Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch. Il modello in scala 1 a 8, l'edizione Hachette. Sono previste 120 uscite per il completamento di questo modello. In questo video farò il montaggio del numero 76, del numero 77, del numero 78. Alla fine restate con me perché vi farò vedere tutto ciò che è stato montato fino a quest'ultimo numero. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, il canale ve lo dico e ve lo dirò sempre, è vivo grazie a voi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Lavoreremo sulla portiera sinistra. Abbiamo due possibilità, così come è scritto qui, ci danno la possibilità di montare lo specchietto in tinta con la carrozzeria o lo specchietto cromato che si sposa anche bene con questi particolari cromati, il nottolino e la maniglia. Questo perché? Perché come è scritto in questo riquadro, e ve lo leggo proprio come è scritto: le Ford Gran Torino Sport utilizzate per girare le scene del telefilm di Starsky e Hutch durante le 4 stagioni della serie sono state diverse. In alcuni casi possiamo così osservare Zebra 3 con 1 o 2 specchietti retrovisori cromati e rettangolari. Altre volte gli specchietti sono invece ovali e in tinta con la carrozzeria. In questo numero quindi avremo la possibilità di montare sul nostro modello quello che più ci piace, e devo dire che secondo me Hachette ha fatto un ottimo un ottimo pensiero in merito, perché io adesso penso che monterò quello cromato. All'interno troviamo 2 pezzi di metallo. Questa è la cerniera, parliamo sempre della portiera sinistra. Questo è il chiavistello della portiera, quello che poi grazie a una molla potrà bloccare la porta oppure sbloccarla per potersi appunto aprire. Abbiamo questo che completerà lo specchietto cromato e questo lo specchietto in tinta. Abbiamo questi due che sono gli specchietti e sono in metallo lucidato a specchio, perché sono pesanti e quindi sono in metallo, non sono adesivi in plastica. Non so se ve ne siete accorti. Abbiamo la molla che permetterà il movimento di questo perno in entrata e in uscita, questo che bloccherà il perno per l'apertura e chiusura della porta, e 4 serie di viti. 3 sono da avvitare nella plastica, eccole qui, e 3 sono da avvitare nel metallo. Io mi sono creato tutti i filetti, però contrariamente a quello che sono solito usare, cioè un lubrificante per crearmi il filetto nel metallo, ricordatevelo, non usateli mai nelle plastiche perché vi si sbriciolano con il tempo, ve l'ho detto più volte. Dicevo, contrariamente al fatto che ho sempre usato quasi sempre usato
il lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante, in questo caso il metallo è dolce e sono riuscito a ottenere il risultato, quindi il filetto, senza l'ausilio di un lubrificante. Prendo quindi la mia portiera sinistra, guardate quanto è bella. Questo non ve l'ho detto, ma è la piastra che poi, grazie alla flessione, permetterà a questa, che è la cerniera, di avere il ritorno della chiusura della portiera. Poi lo vedremo. E anche questo ovviamente in metallo. Io sono andato a prendermi una vite HM e mi sono creato il filetto qui. Io la parte che gratta la metto sotto e la parte liscia sopra, ma non cambia assolutamente nulla. Prendo questa proprio in questa maniera qui, con la parte liscia verso l'interno della portiera e la parte obliqua verso l'esterno. Metto questo all'interno, faccio entrare queste due parti qui, così, attenzione perché i perni rossi devono andare a filo perfetto della piastra metallica, quindi premete perché devono incastrarsi. Dal momento che sono verniciati i due perni, dovete voi pressare affinché arrivino a filo. In realtà vi usciranno appena appena, ma è la vernice quella che sentite. E poi blocco. Se vi siete creati il filetto, vi basterà girare il cacciavite al contrario, non appena sentirete il rumore avviterete e sarete certi di non rovinare assolutamente il filetto. Avete sentito? Stringete forte, ovviamente evitando di rompere la vite all'interno, e poi proviamo il movimento. Avete visto? Va molto bene. A questo punto ho preso due viti FM e mi sono creato qui i due filetti. Prendo la molla, questo e questo. Questa è una vite SP, la vado a svitare, metto il pezzo così, e avvito. Stringetela bene fino in fondo, tanto lei è comunque libera di scorrere la staffa, vedete? E questo è a posto. L'appoggio qui, la faccio scorrere in avanti
e avvito le due viti FM. Stringiamo poi, dopo aver messo anche la seconda, controlliamo e stringiamo. Facciamo una prova. Va benissimo. A questo punto andiamo a montarci lo specchietto. Allora guardate, io monterò quello cromato, poi se cambierò idea sostituirò quello cromato con quello rosso. Però quando sono andato a fare la prova di inserimento, adesso vedete che è perfetto. Sotto non abbiamo luce tra questa plastica e la portiera. Prima però non mi toccava bene perché sotto era convesso, avevo una curvatura così, una lima piatta, senza ovviamente arrivare sulla punta per andare a rovinare questo pezzo, mi raccomando. Sono andato a consumarmi qui e qua dietro. Infatti adesso va benissimo. Poi, senza, come ci dicono loro, mettere subito questo, chi deciderà di montare questo specchietto prende una vite EP e l'avvita. Io vi faccio vedere tutti e due i montaggi. Controlliamo. Non esagerate a stringere, non dimenticatevi che è di plastica. A questo punto andiamo a prendere ovviamente lo specchio ovale. Questo è squadrato, lo si vede, e questo è ovale. Quindi rimuovo la mia pellicola protettiva dietro. Vediamo se mi aiuto con una pinzetta un attimo. Così. Evitiamo quanto possibile di toccarla dietro. Non schiacciatela al centro, avete visto che la plastica non c'è al centro, dovete schiacciarla solo lungo il perimetro, assolutamente non al centro, mi raccomando. E poi levate la pellicola, così. Noto che sono rimaste delle particelle di collante. Le particelle di collante generalmente si possono togliere con del nastro adesivo. Aspettate che faccio una prova, metto pausa un attimo. Proviamo a vedere.
In questo caso non si toglie, quindi assolutamente non usate solventi, altrimenti va subito via la vernice rossa e non solo, danneggereste anche la plastica. Aspettate, metto pausa, cerco di trovare qualcosa che funzioni e poi ve lo dico, perché bisogna anche fare attenzione a non rigare assolutamente il metallo lucidato a specchio. Guardate ragazzi, è semplicissimo. Prendete un cotton fioc, lo bagnate, lo andate ad intingere in un sapone neutro, anche quello che usate per lavarvi le mani. Poi facciamo questo lavoro qui. Non mettete troppa acqua, altrimenti vi va l'acqua all'interno dello spazio tra lo specchio e la plastica. Adesso pulisco con una carta. Ecco qui, guardate. È perfetto. A questo punto, una volta fatto questo, andiamo a inserirlo mettendo il pollice qua dietro e semplicemente facendo questo. Ecco qua. Anche se io vi consiglio di metterlo alla fine questo pezzo, così possiamo lavorare con calma senza correre il rischio di danneggiarlo, soprattutto più che calma in sicurezza, appunto per non danneggiare questo. Adesso vado a montare lo specchietto cromato, quindi rimuovo questo. Prendo una vite GP che io ho già preso, mi sono creato il filetto qui, vado a inserire questo. Come lo inserisco? In realtà metterlo così o così non cambia assolutamente nulla, cambia per un fatto estetico. Guardate, qui abbiamo la cromatura che è perfetta. Se noi però lo montiamo così, abbiamo il punto di fusione qui, di iniezione della plastica. Vedete che non è così bello da vedersi e quindi viene da sé che io lo andrò a mettere in questa maniera, cioè con la parte bella verso l'alto. Quindi la parte bella è questa qui. Questo lo metto così. Cosa sto facendo? Stavo pensando al mio gatto Michelangelo, mi sono girato e l'ho visto fermo lì che sta dormendo e volevo comunicarvelo che sono salvo per adesso, anche se lo amo, però almeno so che non mi salta dentro il cubo box da un secondo all'altro, con il rischio di danneggiarmi anche qualcosa. Ma ripeto, io sono così contento di averlo questo gatto che guai se non l'avessi.
ecco. Questo viene messo così sulla portiera, quindi la parte diritta e questa sopra. Non mettete assolutamente subito lo specchio all'interno, perché poi è vero che potete regolarlo anche dopo, però io prima faccio questo. Lo metto, lo avvito, controllo e poi stringo. Ma non lo so ragazzi, sinceramente a me piace più così, cromato. E come dicono giustamente loro, è questione di gusti. È bellissimo anche rosso, Poi magari cambio idea e lo metto rosso. Così qui ci fa vedere che lo specchio va appoggiato qui. Anche se a me veniva più naturale pensare che fosse più inclinato, o meglio meno inclinato, più orizzontale rispetto al suolo, quindi così. Vabbè, lo stringo, ecco, prendo questo. Beh, a questo punto faccio la cosa inversa, lo pulisco prima, levo questo, così, cotton fioc, vedete? Non muoviamolo troppo su e giù perché si può rigare. Io direi che così è perfetto. Ok, se avete uno spillo fate ancora prima, io adesso lo farò così. Comunque hanno fatto un lavoro meraviglioso, meraviglioso con questo sistema qui di fare lo specchio in metallo. Lo trovo splendido. Allora adesso devo premere un po' solo lungo tutto il perimetro, delicatamente. Premere al centro non serve a nulla. Mettiamo di contrasto il dito dietro. Così. Perfetto. Che bello. Mi piace tanto. Ok.
e questo montaggio è terminato, che era diciamo il più laborioso. Quindi ci avanzerà questo. Le viti le leviamo. Adesso passo al numero successivo, il 77. Eccolo qui. Numero 77. All'interno abbiamo due decalcomanie, una è data sempre di scorta, vado subito a prenderne una. Così, e questa la conserviamo. Questa invece vado a bagnare con dell'acqua questo cotton fioc e questo basterà poi a rimuovere la calcomania dalla sua sede. Un attimo solo. Non serve bagnarla davanti, basta bagnare bene il cartoncino e lei si staccherà da sola. Ecco, la posiamo qui. Il pannello interno della portiera sinistra, molto bello, la finitura mi piace anche tantissimo. Qui poi andremo a mettere la nostra decalcomania. Queste due parti che formeranno il bracciolo. Questa è la maniglia di apertura interna e questo che è il comando alza cristalli elettrici, che come potete vedere è più stretto sopra e più largo sotto, ma non vi potete sbagliare perché ci hanno ulteriormente aiutato andando a fare questo perno più piccolo e questo perno invece più grande, quindi non vi potete sbagliare. Questo invece è il fregio cromato del pannello, è in plastica. Io sono andato già a consumarmi delle imperfezioni che c'erano qua dettate dal punto di iniezione, senza ovviamente andare a rovinare la cromatura vista. Questo si può mettere in due maniere, o così, perché i fori combaciano perfettamente e abbiamo l'inizio e la fine che è perfettamente a filo. Però ovviamente avendo il punto di iniezione qui sotto, non vado a mettere questo rivolto verso l'alto, cioè dove abbiamo il difetto qui a vista che si vede. Adesso vi faccio vedere. Vedete dove è il mio dito pollice? E anche di qua? Ma vado a girarlo al contrario, così. Tutto qui. Premo solo ed esclusivamente in corrispondenza dei perni. Guardate fuori dietro, mettete il dito e premete piano piano. Ma guardate che bella questa finitura.
è veramente bella. Poi ci dicono di andare a mettere la decalcomania, ma non mettiamola subito, andiamo prima a prendere questa parte ovale che è il bottone di guarnizione. Adesso ve lo faccio vedere. Va bene, lo tengo con le dita che è meglio. Eccolo qui. E vi faccio notare una cosa. Abbiamo la parte ovale più larga, che è questa sopra, e la parte ovale più stretta, vedete che chiude di più rispetto a sopra, che ovviamente per esclusione è quella sotto. Noi dobbiamo inserirlo così. Questa parte più larga verso il finestrino, questa ovviamente verso il suolo. Quindi prendo e vado a metterla così. Ok? Bene. Adesso, proprio per non mettere decalcomanie e lavorarci poi con le dita sopra prima che diventi asciutto e si possa rovinare, lavoriamo su questi altri pezzi. Prendo quindi questo, il comando degli alzacristalli elettrici, una vite AP, dove l'ho messa? Io in realtà l'ho già inserita, vedete? Però c'è la vite AP che dovrei trovare. Eccola qui. Come vi ho detto, un perno è più largo e uno è più stretto. Quindi questo si può soltanto inserire così. E avvito. Poi prendo questo, proprio così, la maniglia, eccola qui, vedete come sotto, guardate questo scasso e la inserisco così. L'eve deve stare proprio così come la vedete. Qui sono andato a mettermi già la vite, che mi servirà però nel fascicolo successivo, che comunque è sempre una AP. Questo va messo così, ecco qui. Adesso non mi rimane che mettere la decalcomania e questo numero è anche terminato. Quindi bagno all'interno, questo consentirà alla decalcomania di non strapparsi finché voi non la lavorate bene. Vediamo se si muove o ancora non basta. Vedo che non si muove ancora, Strano, perché è bella umida. Ah, eccola qua, infatti.
Perfetto. Metto ancora un po' d'acqua. Così. Non abbiate fretta per nessuna ragione, con calma facciamo tutto e bene. In realtà non è messa ancora bene questa scritta, ragazzi, Però adesso, per non perdere troppo tempo, metto pausa, la metto in ordine e ve la faccio vedere, altrimenti il video diventa veramente troppo lungo. Ed ecco qua. Questa è la scritta perfettamente inserita, anche se è comunque sovradimensionata rispetto alla scanalatura che abbiamo all'interno, perché anche tenendola tutta completamente imbattuta sotto, un po' fuori esce, poca roba, ma un po' sì, però vedete che già così va bene. Quindi numero 77 finito, numero 78, ultimo numero di questo ultimo invio ricevuto. All'interno troviamo la quarta parte del montaggio della portiera e l'intelaiatura intermedia, quella che è posta tra la parte in metallo e il pannello poi di copertura. Questa è la guarnizione cromata. Questo è il pulsante della serratura. Io sono andato con una lima a consumarmi solo questa parte sotto perché avevo un dentino di plastica, vedete dove manca la cromatura, e così l'ho eliminato. Una serie di viti AP. Ecco qui. Allora, io sono andato a montare, ad avvitarmi già una vite AP qui per crearmi il filetto. Non sono indispensabili questi lavori, io preferisco però farli per non perdere questa buona abitudine. Poi, come vi avevo fatto già vedere prima, una vite AP l'avevo messa anche qui, che ho rimosso nell'uscita precedente. Adesso vado a svitarmi questa vite AP. Fate attenzione quando maneggiate questo a non mettere le dita sulla decalcomania. Prendiamo questo, ecco qui, e lo vado ad inserire, vi faccio vedere, proprio così.
guardate, ve lo faccio vedere da quest'altra parte. Non così, così. Questo non serve a incollarlo, lo spingete giù da questa parte, lui sta fermo lì perché una volta messo il pannello non si muoverà più. Adesso prendo questa parte, così, però ci va questa, e vado a inserire negli appositi fori. Aspettate che allargo l'immagine. Questi 4 perni devono entrare in questi 4 fori. Premete sempre solo in corrispondenza dei perni. Ok? Una volta fatto questo, faccio così, facendo attenzione a non far cadere il pulsante qui della serratura. Buonanotte, scusatemi. Così. Faccio inserire anche questa parte qui, così, perfetto. Una volta che tutto aderisce perfettamente bene, metto la vite AP qui. Questa. E sempre con un'altra vite AP vado a bloccarmi la maniglia con il bracciolo interno. Controllate perché sia drizza, prima era storta, vedete? Addrizzate, ecco fatto. A questo punto il montaggio è terminato perché ancora non c'è dato metterla sulla portiera. Questa poi ovviamente andrà inserita così. Guardate che bella questa finitura. Qui ci passerà il vetro perché ovviamente dobbiamo ancora mettere tutto il movimento manuale funzionante del finestrino. Ma guardate che spettacolo quest'auto, è bellissima. E lo specchio cromato mi piace tantissimo. Il nottolino qua della chiusura interna è perfetto, anzi va spinto un po' in giù, guardate. Vedete che è un po' staccato qui. Delicatamente, eccolo qui. Deve stare così, rivolto un po' verso l'interno. Così è corretto. Bene, adesso metto pausa, prendo quello che ho montato, ve lo faccio vedere molto velocemente perché il filmato è veramente lungo, anche se sono 3 numeri. Scusatemi. E comunque, se avete piacere, oltre che iscrivervi al canale e attivare la campanella, condividete anche i miei video nei gruppi dedicati e questo sicuramente darà un'ulteriore mano al canale per la sua crescita. Grazie ragazzi. Vi faccio vedere prima questa meraviglia. Guardate solo i particolari di quest'auto.
Guardate le pipette correttamente inserite, tutte che volgono verso l'alto, anche queste. Proviamo qualche effetto. Attacco l'interruttore. Con il pulsante qui sul cruscotto accendo tutte le luci anteriori e posteriori e la retroilluminazione del cruscotto. Splendido. Le luci qui sono tutte accese, in attesa di essere inserite poi dove dovranno essere inserite. Ruota di scorta, pedale dello stop funzionante, premo e le luci aumentano di intensità, quelle rosse. Poggia testa, tappetini in gomma. Qui abbiamo la radio di bordo, ma ho preferito anche girarvi il modello così, oltre che a farvi vedere questo lato del motore, anche perché guardate questi due interruttori esterno e interno radio, accensione motore, sportellino interno, radio di bordo e quest'altro pulsante qui a lato della radio, clacson. Sono molto soddisfatto di questo modello. La portiera l'abbiamo appena vista. Bellissima. E infine lampeggiante non funzionante, ma che vive di luce propria, perché è fatto veramente bene. Volendo con un intervento, una modifica, si può rendere anche funzionale. Questa è una base in metallo, sotto il tettuccio ci sarà poi predisposta una calamita dove manterrà in sicurezza il lampeggiante di emergenza. Parafango anteriore e sinistro tutto in metallo, foro per il LED che garantirà il funzionamento della freccia e infine questo meraviglioso musetto ecco qui, targa in metallo, e 6 luci a LED che garantiranno il funzionamento dei fari qui anteriori. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio
E un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Se avete piacere seguitemi nei montaggi anche degli altri modelli che trovate sulla mia playlist. E grazie sempre con tutto il cuore di seguirmi. Ciao a tutti.